a tutti, benvenuti qui su Radio Rossonera, lunedì 6 novembre 2023. Questo è Mattino Milan. Un saluto da Enrico Boiani. A farmi compagnia, a fare compagnia a voi questa mattina direttamente live da Milanello. Live no, perché in realtà stiamo registrando e voi questo video lo vedete dopo. C'è Simone Cristau, ciao Simo, ben ritrovato. Ciao, ciao, buona giornata. Allora, arriviamo da un weekend difficile, da un weekend che ha portato 0 punti, la sconfitta con l'Udinese, in casa con il rigore di Pereira, le altre vincono perché l'Inter vince a Bergamo, la Juventus vince a Firenze 1-0 ieri sera. Sei stato anche molto esaustivo tu, direi, questa mattina nell'editoriale che prima ho ascoltato, hai esposto tanti temi. Fatto sta che bisogna subito ripartire. Innanzitutto bisogna subito Sì. ripartire da un like, che è quello che ci aiuta, ci avete seguito in tantissimi in questo weekend, sia nel post partita che Mattino Milan del giorno dopo, che nell'editoriale, quindi grazie veramente a tutti ragazzi per il supporto. Vi ricordiamo che noi non ci siamo solo quando il Milan fa 3 sconfitte su 4 con un pareggio, ma ci siamo praticamente sempre, siamo sempre qua tutti i giorni con dirette e contenuti, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Direttore, prima di andare a leggere quello che viene scritto oggi Vai. sui giornali, che vorrei evitare di farlo, ma secondo me è anche doveroso farlo, lascio a te l'apertura iniziale di questa che è comunque una vigilia di Champions League della sfida col Paris Saint-Germain. Allora, iniziamo dalle situazioni atmosferiche. Come vedete è una bellissima giornata, una temperatura anche gradevole al sole, perché insomma, per il resto sembra abbastanza freschino, quindi direi le condizioni anche migliori per preparare questa gara che, come vedete, ci arriva un po' tra capo e collo. A volte si dice spesso, dopo una sconfitta è sempre meglio giocare. Ora, il problema è che noi giochiamo col Paris Saint-Germain e ci giochiamo, oltre che col Paris, anche la qualificazione, o quasi. E quindi arriva veramente in un periodo non bello, non favorevole, quantomeno adesso lo rivediamo anche forse dai giornali stessi, un po' di infermieria inizia a svuotarsi e quindi spero che possa iniziare a splendere un po' di più il sole, come sta iniziando a splendere dietro di me. Sì, perché anche il titolo di questo Mattino Milan è abbastanza esplicativo in questo senso. Facciamo un pochino il punto di chi recupera, di chi non recupera, di cosa succede. Partiamo proprio da qui, cioè da chi recupera, perché l'Euro Milan sul sicuro con Loftus e Pulisic, più muscoli e fantasia, e ora Mbappé. Tra l'altro oggi nel pomeriggio, in tardo pomeriggio, ci sarà anche l'allenamento del Paris Saint-Germain a San Siro. Ritroviamo Christian Pulisic davanti insieme a Leao e Giroud, oltre a un Loftus-Cheek che abbiamo visto un pochino col freno a mano non tirato, proprio issato nella sfida contro l'Udinese negli ultimi 20 minuti. Però dai, diciamo che almeno Pulisic recuperarlo diventa fondamentale. Scusa Henry, mi fai un attimo la conta della serva, cioè quanti rientrano dal primo minuto che erano fuori? Per ora Eh, non sbaglio, ovvero Pulisic e ok, Loftus-Cheek. Oltre però forse speriamo Matteo Hernandez allora, alla botta beh, alla figlia. te, insomma, dopo l'allenamento di ieri non penso ci siano problemi. Sono due giocatori che sono stati fuori poco, quindi forse quello non è tanto il problema, il più è capire come sta Loftus, che nei 20 minuti con l'Udinese praticamente non si è visto. Ha giocato sulle uova, cercando di non farsi male, cercando di non andare oltre il limite, però domani dal primo minuto il limite non c'è più. Quindi bisogna incrociare le dita che Loftus, dopo 40 giorni quasi di stop, torni a essere quel Loftus-Cheek che avevamo ammirato nel mese di settembre. Poi capiamo bene come saremo messi in campo con il resto del centrocampo. Gioca Krunic per Gazzetta, giusto? Sì, Che anche lui è uscito per un fastidiello, oltre che per il giallo, ma ieri era già recuperato. te lo Quindi rimetto, guarda, sono, Krunic, sono Reinders e Loftus-Cheek con Pulisic, Giroud e Leao, Calabria, Tomori, Ciao e Teo. La classica formazione, oserei dire, è la formazione questa con cui avevamo iniziato la stagione, cioè sono i titolarissimi che hanno sì, fatto quel 3 su 3,
che poi si sono rialzati dopo la sconfitta nel derby. I giocatori quelli sono, ecco. No, ma certo, mi resta soltanto, diciamo così, un 10% di dubbio che sono 4 che sono reduci tutti da problemi o problemoni rispetto a Loftus. Io spero che sia valso soprattutto per gli altri 3, ovvero Krunic, Teo e Pulisic, quasi per una sorta di riposo, la sosta di Udine. Poi vediamo un po' come saranno i nostri eroi domani. Io spero di vedere una bella partita dal Milan, perché a parte che ne abbiamo bisogno per la classifica, B per la Champions League, C perché non vedo una bella partita del Milan non avevo ancora la giacca e il dolce vita, forse ero in maniche di camicia. Già, quello che ti volevo dire prima era che i giocatori, cioè quelli sono i giocatori che sono stati acquistati quest'estate, la squadra è praticamente tutta nuova, sono gli stessi che erano partiti bene, quindi le giustificazioni sui giocatori per me lasciano il tempo che trovano. Ma adesso ci arriviamo perché Vai. un po' anche per forza di cose, visto che c'è la sfida importante col Paris Saint-Germain, ma il Milan è con Pioli, squadra in crisi, ma la società ha fiducia in lui e oggi a Milano arriva Cardinale, avanti con decisione, ma PSG e Lecce peseranno. Il numero 1 di Red Bull in Italia, possibile veda ancora Ibra. Continua il sostegno da parte della società all'allenatore. Timo. Continua anche a apparire più o meno il nostro logo. Direi che è abbastanza scontato, ragazzi. Cioè, siamo a 24 ore da giocarci un passaggio in Champions League, o quasi, quantomeno a condizionarlo pesantemente nel caso dovessimo perdere. E quindi mi sembra anche doveroso che si faccia fronte comune, si faccia quadrato e si provi ad andare avanti. Altrimenti ci sarebbe stato l'esonero la sera stessa, ma per come la vedo io non c'erano nemmeno i tempi tecnici. Cioè, e non era nemmeno questo per me il momento giusto, cioè dopo la sconfitta con l'Udinese. Nel caso si farà un punto martedì sera o tutt'al più sabato sera, quando intorno alle 17-18 è finita la partita con il Lecce e capiremo come è andata questa tranche di novembre, che ci avrà portato chissà quali risultati, soprattutto in Champions League, perché sì, la partita di domani, al di là di come andrà anche l'altra sfida, è particolarmente decisiva. Che non sia decisiva la quarta del girone con 2 punti soltanto mi sembra utopia. Sì, dicevo, il Milan è con Pioli, nei giornali poi viene anche fatto il punto sulle colpe del diavolo. Maignan non vola, Teo Leao frenati, Okafor è spaesato, insomma, si parla anche di Chukwueze, che tra l'altro dovrebbe essere uno degli altri rientranti, perlomeno nei convocati, che non dribbla più, insomma, anche il mercato viene messo sotto accusa, sale sul banco degli imputati, insieme a poi quelli che sono stati i trascinatori del Milan dello scorso anno, degli scorsi anni, ovvero Teo Leao, lo stesso Maignan, eccetera. C'è anche un piccolo riquadrino relativo appunto alla partita col Paris Saint-Germain. Tra l'altro vedo che oltre al nostro logo viene anche preso in prestito il logo dello stile intesa predatore di FIFA Ultimate Team o di FC Ultimate Team sotto l'occhio A, ma va bene, i conti del gruppo, anche un KO col PSG non sarà decisivo. La situazione del gruppo F dopo 3 turni di partite dice PSG primo con 6 punti, Borussia Newcastle a 4, Milan a 2. Diciamo che Ragazzi, se il Paris vince e una delle due vince, buonanotte. Cioè, sei a meno 5 con 2 partite. Ragazzi, come fai a non essere decisiva la sconfitta? Cioè, sarebbe veramente un terno all'otto. Tu devi vincerle entrambe e poi sperare in qualche incastro benevolo. Se non è decisivo, ma un piede fuori ce l'hai. Poi è ovvio che la matematica non ti condanna e non ti condannerebbe, però tu devi fare 2 partite su 2 e vincerle, cosa che non avremmo fatto nel caso di sconfitta col Paris. Ma vabbè, non ci voglio pensare, dai, ci pensiamo domani. C'è anche Nel da caso dire, Simo, dalle... che
avremo già consapevolezza di quello che potrà succedere, cioè Borussia-Newcastle si gioca alle 18:45, quindi già si saprà il risultato dell'altra sfida del girone. Spero che emotivamente questa cosa non incida, perché già non è che stiamo vivendo un periodo emotivo eccezionale, quindi un risultato nefasto in quella partita lì potrebbe anche influenzarci, ecco, mi auguro di no. Ragazzi, allora, se devo essere razionale, è ovvio che ho dei dubbi, dei timori, sarei un folle a non averli in questo momento. Spero nell'effetto rimbalzo, cioè quell'effetto tipo borsistico dove quando vai tanto giù per forza di cose torni su, fai effetto elastico e ritorni su. C'è la possibilità di farlo perché è un'altra competizione, un'altra partita, un'altra atmosfera, forse anche magari un'altra consapevolezza di giocarsi quasi un tutto per tutto e non rimandare la palla di là dalla metà campo per altre partite come può essere il campionato, come magari è stato per l'Inter l'anno scorso in Inter-Barça, avere una sorta quasi di ultima spiaggia per Inzaghi e da lì è ripartito ed è arrivato addirittura alla finale di Champions League. Ora, questa è la mia speranza più da appassionato, poi ovviamente ci sono le questioni di campo. Volevo chiudere prima di più o meno salutarti, Henry, perché tra poco dobbiamo entrare in quel di Milanello. La questione sul mercato è abbastanza semplice. Io non posso quest'anno accettare, se l'anno scorso già era particolarmente difficile da accettare, quest'anno è impossibile da accettare il mercato come scusante per i cattivi risultati, perché semplicemente c'è la firma sotto al mercato anche dell'allenatore, così come c'è la firma anche e soprattutto dell'allenatore sulla questione fisica. Quindi infortuni e mercato non sono scusanti, al massimo sono aggravanti della situazione. Quindi spero non vengano agitate a mo' di vie di fuga per l'allenatore, perché questo non sono, i problemi ci sono e vanno affrontati e migliorati, nient'altro. Va bene, direttore, credo che tu sia stato molto chiaro, anche dopo comunque l'editoriale di questa mattina in cui già avevi espresso comunque certi concetti. Speriamo che insomma la partita di domani possa essere come la giornata di Milanello, che vedo essere sempre più splendente. Sì, Quindi è veramente una giornata incredibile. Se volete, qua dietro c'è anche il massiccio del rosa, però non so se vi si intravede. no, Tant'è. dal video non si intravede bene, ci sono anche credo delle paludi proprio dietro di te, ma questo Sì, è sì, un sì, altro. sì, quelle sono le paludi dell'Udinese del primo tempo, che erano Perfetto. sono 4 anni che sono così, e ci siamo andati a sbattere un'altra volta. Vabbè. Succede anche Mm. questo. Rimanete con noi nella giornata perché vi porteremo all'interno sia appunto della vigilia di Milanello con gli allenamenti, la conferenza stampa, tutti i contenuti direttamente dal centro sportivo di Carnago. Forse se riusciamo vi portiamo anche qualcosa di questa sera del Paris Sì. Saint-Germain che si allenerà a San Siro, ci sarà anche la conferenza stampa, quindi spero io di riuscire a essere anche lì. Direttore, grazie. Grazie a voi, ci ritroviamo tra poco per i social Milanello, la conferenza, lunch, talk, la lavagna tattica in serata, insomma, giornata pienissima. Ciao. Giornata piena, io vi ricordo come sempre di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Un saluto anche da parte di Enrico Boiani, a presto.